friends. My name is Alexander Sotnichenko. I came from St. Petersburg, Russia. Ciao amici, il mio nome è Alexander Sotnichenko, vengo da San Pietroburgo, Russia. I'm an associate professor from St. Petersburg State University. My specialty is Middle East, mostly Turkey and also ISIS and all problems around this region. Sono professore associato dell'Università Statale di San Pietroburgo di Relazioni Internazionali, specializzato in questioni di Medio Oriente, Turchia e ISIS. I'm very pleased to be invited here by Mr. Roberto Fiore. I want to thank Roberto Fiore for invitation. It's my first time when I visited Italy. Sono grato di essere stato invitato, ringrazio Roberto Fiore per avermi invitato, la mia prima volta in Italia. For people from St. Petersburg, Italy is a very special country because the most part of our architecture was constructed by Italian architects. Per la gente di San Pietroburgo l'Italia è speciale perché la maggior parte dell'architettura della nostra città è stata costruita da architetti italiani. And today I'll talk about the relations between Europe and Russia and modern challenges against cooperation between our countries. Oggi parlo dei rapporti tra l'Europa e la Russia e quelli che sono le sfide contro la cooperazione tra di noi. So, unfortunately, now we can mention a new era of the relations between Russia and the European Union started in 2014. We can call it a new Cold War. Purtroppo adesso viviamo una nuova era delle relazioni tra la Russia e l'Unione Europea che è iniziata nel 2014. Possiamo chiamarla una nuova guerra fredda. We have decrease of the political relations and trade. Abbiamo un calo delle relazioni politiche e del commercio. Also sanctions, not only economical. For example, you know that some people from Russia are restricted to enter the European Union. Anche le sanzioni, non solo economiche, ma ad esempio il divieto per alcune personalità russe di entrare nell'Unione Europea. Also we have media wars between our countries, constructing new negative images. Abbiamo anche una guerra mediatica tra i nostri paesi che serve per costruire nuove immagini negative. Also we have appointment of the counterpart guilt, so we call ourselves guilty for internal problems, migration crisis, inflation, cultural invasion, etc. Le due parti in causa, quindi l'Unione Europea e la Russia, si incolpano a vicenda per i problemi interni sia in Russia che nell'Unione Europea, per esempio la crisi dell'immigrazione, l'inflazione e l'invasione culturale. We have investment crisis, so Europeans remove money from Russia and the Russians remove money from Europe. Abbiamo una crisi negli investimenti, gli europei hanno ritirato gli investimenti in Russia e i russi hanno ritirato gli investimenti nell'Unione Europea. And now we'll investigate issues, reasons and results of this policy. E adesso andiamo a capire le questioni, i motivi e i risultati di questa politica. And we'll start from the USA foreign strategy. E cominciamo a parlare appunto della strategia di politica estera americana. I think you all know the famous American politician Zbigniew Brzezinski, who published in 2004 his book The Choice, Global Domination or Global Leadership. Penso che conosciate il politico americano, se così si può dire, Brzezinski, che ha pubblicato nel 2004 il libro La scelta, dominio globale o guida globale. He mentions that globalization faces two dimensions of the US foreign policy. Brzezinski dice che la globalizzazione affronta due dimensioni della politica estera americana. He criticized George Bush Jr. for construction of a new global empire.
Lui critica George Bush Jr. per la costruzione di un nuovo impero globale. For universal idea of democracy, progress, proliferation of democracy all over the world. Per l'idea universale di democrazia, di progresso e la proliferazione della democrazia in tutto il mondo. He says that it was very honorable idea of global responsibility of the US over the world order, stability and development. Che la critica continua dicendo che è una cattiva idea il fatto di avere gli Stati Uniti come quali responsabili di tutto l'ordine e la stabilità e lo sviluppo in tutto il mondo. Why does he criticize it? Because it is too expensive. Because military bases, special forces everywhere, responsibility for global peace, security and development. It's too expensive. La critica perché è una strategia troppo costosa, avere le basi militari, le forze speciali dappertutto, le basi militari, essere responsabili della pace, della sicurezza e dello sviluppo è troppo costoso. He says, look at the map. Military forces of the United States everywhere, and we American citizens have to pay for it. Lui dice guarda la mappa, ci sono le forze armate americane dislocate in tutto il mondo e noi cittadini americani dobbiamo pagare le tasse per mantenere queste forze dislocate in tutto il mondo. And American military spending outrageous, about 50% of all over the world. Let's spend it to the peaceful goals, says Brzezinski, like rights of LGBT and so on. La spesa militare americana è del 50% della spesa totale militare mondiale. Bisogna risparmiare. Brzezinski dice spendiamo meno soldi per le questioni militari e investiamo quello che risparmiamo per altri obiettivi quali quelli delle lobby LGBT. And he presents new global leadership conception of the United States foreign policy. E quindi ha presentato un nuovo concetto della politica estera americana per la guida mondiale. He says the role of the United States in world economy decreases. It's true. Il ruolo degli Stati Uniti nell'economia mondiale è sceso, è calato. And we have to establish United States national interests über alles. E dobbiamo stabilire gli interessi degli Stati Uniti soprattutto. A return to nationalism and realism in foreign policy, but not to the Monroe Doctrine. For example, other conservatives in America, Patrick Buchanan, maybe you know him, he offers to return to Monroe Doctrine, but he says no. Dice dobbiamo ritornare al nazionalismo e al realismo nella politica estera, ma non secondo la dottrina Monroe, a differenza di Patrick Buchanan che invece sostiene di ritornare alla dottrina Monroe, mentre Brzezinski ritiene che non bisogna tornare alla dottrina Monroe. Patrick Buchanan is very close to you, I think. He wrote a book, The End of the Western World, and he criticized the new dimensions like gay marriages and so on. Patrick Buchanan is yes. No, in America he is very conservative. In America questo Patrick Buchanan è molto conservatore perché ha criticato in più occasioni i matrimoni omosessuali e tutte queste cose. Brzezinski says that United States need to reject the establishing democracy all over the world. Brzezinski sostiene che gli Stati Uniti devono rigettare lo stabilire, l'inculcare la democrazia in tutto il mondo. And globalization is understood not as Fukuyama style, like global empire of
of liberalism, but as a possibility to maintain US national interest. E la globalizzazione è concepita non secondo la concezione di Fukuyama come un impero globale, ma come la possibilità per gli Stati Uniti di mantenere gli interessi nazionali. And what is the others' place in the conception of the global leadership? Who are the others? We are Europe, Russia, China, India and so on. E qual è il posto degli altri, noi, la Russia, la Cina, in questo concetto di guida globale? We are now not the objects of the US military, imperial or values expansion. Noi adesso Noi adesso non siamo l'obiettivo dell'espansionismo americano, militare, imperiale o dei valori americani. Yes, it was before in Iraq, Afghanistan, but we see the results. Why there is no progress in establishing democracy in Iraq, Afghanistan, Libya and all the Muslim world? Perché non c'è stato alcun progresso della stabilizzazione della democrazia, ad esempio in Iraq, Afghanistan, Libia e tutto il mondo musulmano? And also why there is a balancing policy of America between Israel and Arab countries? Perché per esempio c'è un bilanciamento della politica sempre americana tra Israele e i paesi arabi? For nowadays, United States, the others, or the rest of the world, in Samuel Huntington conception, are the potential competitors, challenges the US global leadership in military power, in economy, finance, industry, demography, culture, etc. Secondo gli americani, gli altri, cioè il resto del mondo, secondo la concezione di Huntington, sono dei potenziali sono dei potenziali concorrenti che sfidano la guida globale americana sia in termini di potenza militare, economica, finanziaria, demografica, dell'industria e della cultura. What is the place of Europe and Russia in new foreign policy conception of the United States? Qual è il posto dell'Europa e della Russia secondo la concezione della politica estera americana? Before, Europe was a part of the Christian civilization and Russia is a potential part. For example, in 2001, the Russian NATO membership was discussed, but very short time. NATO was understood as the instrument for the global security system. Prima la parte prima c'era la parte della civiltà cristiana e la Russia era concepita come una parte di essa. Nel 2001 infatti c'è stata una piccola discussione, veramente piccola, per cercare di coinvolgere la Russia nella NATO, perché la NATO era concepita come uno strumento di sicurezza globale. Now, European Union is an economic and financial rival for the US hegemony. Adesso l'Unione Europea è un rivale sia economico che finanziario per l'egemonia americana. But Europe is a geopolitical midget. It's very small. It's not independent. Ma l'Europa dal punto di vista geopolitico è piccola, non è indipendente. But Russia is a geopolitical rival. Mentre la Russia è un rivale geopolitico. Because of geography, military power, but Russia is economically midget, very small in economics. Ma al contrario dell'Europa, la Russia è un rivale geopolitico per geografia, per potenza militare, ma appunto al contrario dell'Europa economicamente è più piccola. In 21st century we see the unprecedented increase of the Europe and Russia economical cooperation. 50% of the Russian external trade and 80% of foreign investments from Europe. Nel XXI secolo abbiamo assistito a un incremento senza precedenti della cooperazione tra Unione Europea e Russia. Il 50% degli investimenti russi e l'80% il 50% degli investimenti europei, degli investimenti in Russia erano europei, sull'80% e l'80%. About 80% of investments to Russia. About 80% of investments to Russia. Circa l'80% degli
investimenti Ah, ok, scusate ragazzi, ma non sono un traduttore professionista, perdonate. Di questo 50% di investimenti stranieri, ben l'80% è europeo, era europeo e russo. And Russia is the third partner of the European Union, 95.5% of foreign trade. La Russia era il terzo partner dell'Unione Europea, il 9,5% del commercio estero. In 2006, there were negotiations on strategic partnership status, but rejected due to the position of Poland. Nel 2006 c'erano appunto dei contatti, si stava negoziando la partnership strategica, ma questa posizione è stata rigettata a causa della posizione polacca contraria a questa partnership. And potentially we have very good prospects of political cooperation. Tutti i presupposti per una cooperazione politica tra l'Europa e la Russia. No, so we have 32 summits, 5 meetings in the Euro Commission. We had common position towards Iraq war in 2003, visa regime simplification. Ci sono stati 32 summit, 5 riunioni tra la Commissione europea e il governo russo, una comune posizione riguardo alla guerra in Iraq, una semplificazione del regime dei visti nel 2007. And in future it could be finished with common geopolitical space from Lisbon to Vladivostok. Nel futuro sarebbe potuta finire come con la costruzione di un grande spazio geopolitico da Lisbona fino a Vladivostok. We discussed common economic, cultural, infrastructural, educational and ecological space. Noi parliamo della comune economia, dello stesso spazio culturale, infrastrutturale. The prospects of direct connection between two world industrial centers, Europe and Southeastern Asia. It's direct through Russia. La prospettiva dell'unione di due zone industriali tra l'Europa e il sud-est asiatico, connesse appunto dalla Russia. Common security cooperation against new challenges from the south of the Eurasian continent, like terrorism, drugs trafficking, human trafficking, migration and so on. Una comune cooperazione sulla sicurezza contro quelle che sono le nuove sfide, le nuove minacce che arrivano dal sud e del continente eurasiatico, il terrorismo, la droga, il traffico degli esseri umani, l'immigrazione. And in potentially cooperation between two gross realms, the European Union and the forming Eurasian Economic Union. E sempre potenzialmente la cooperazione tra due grossi spazi, l'Unione Europea e l'Unione Eurasiatica. It opens Eurasian, Central Asian markets for European Union. Avrebbe aperto i mercati dell'Asia centrale agli stati europei. But it is great challenge for the US hegemony and global leadership of the United States. Ma questo sarebbe stata una grande minaccia per quella che è l'egemonia americana di leadership globale. Hillary Clinton mentioned all the integration projects on the post-USSR space are recognized as the USSR restoration and is a challenge for the US security. Hillary Clinton ha affermato che tutti i progetti di integrazione dello spazio post-sovietico sono visti, sono riconosciuti come una restaurazione dell'Unione Sovietica e quindi una minaccia per la sicurezza americana.
American financists say that euro is a challenge for the US financial domination and dollar as the world reserve currency. Gli americani dicono che dal punto di vista finanziario l'Europa è una minaccia sempre per il dominio americano e per il dollaro come moneta di riserva mondiale. And cooperation between the European countries and Russia is a great challenge for the US leadership. E quindi la cooperazione tra la Russia e i paesi europei è una grande minaccia per la leadership americana. And what to do for Americans? Stop the integration and process of a new pole formation. E quindi cosa devono fare gli americani? Cosa fanno gli americani? Hanno fermato questo processo di integrazione e hanno creato una nuova polarizzazione. They didn't invent anything new. They used the recipes of Halford Mackinder 1999. Non hanno inventato nulla di nuovo, hanno preso quella che era la ricetta, l'idea di Mackinder nel 1919. In 1999, after the First World War, they established a question of a new independent East European states with limited sovereignty, dependent from the Great Britain, hostile both to Germany and Russia. E quello che hanno creato nel 1919 è stato semplicemente la creazione di nuovi stati indipendenti nell'Europa dell'Est con limitata sovranità, dipendenti dalla Gran Bretagna e ostili sia alla Germania che alla Russia. 100 years later, we see the same. Baltic states, Poland, Ukraine, Moldavia. They are all dependent from the USA and they criticize the integrational processes between Russia and Europe. 100 anni dopo vediamo la stessa cosa, la creazione di piccoli stati come gli stati baltici, la Polonia, l'Ucraina, la Moldavia, tutti dipendenti dagli Stati Uniti e molto critici al processo di integrazione tra l'Europa e la Russia. For external use, they exploitation of the values discourse, support democracy, oppose dictatorship. What they say? Quello che small states. Yes, they say in media they say they support democracy. Attraverso i media dicono noi appoggiamo la democrazia e ci opponiamo alla dittatura. Russia as a dictatorship, Putin as a dictator, but Syrian opposition, I know the Syrian opposition, they are really wild Islamists, they are democracy. E quindi dicono che la Russia è una dittatura, Putin è un dittatore, mentre l'opposizione siriana, che lui conosce, sono islamici radicali, invece per questi che sono realmente islamici radicali dicono che sono democratici. In reality we see the 100% realism policy in Carl Schmitt terms, thinking amicus hostis categories. Nella realtà vediamo il 100% del realismo politico di Carl Schmitt nella frase amico-nemico, nella categoria amico-nemico. So, they support deconstruction, support of destructional movements opposing constructional movements. Quindi loro appoggiano i movimenti che distruggono e che si oppongono invece ai movimenti che costruiscono. For example, in Middle East, they have demographic resources, potential pull against the United States. And remember, in the beginning of 21st century, the image of the USA was very negative. Per esempio nel Medio Oriente ci sono grandi risorse demografiche, potenzialmente una grande forza, e loro all'inizio del XXI secolo avevano una cattiva opinione degli Stati Uniti. And they say invest in conflict. Shii against Sunni, Salafi against Sufi, Kurds against the Turks, and now we see regional war all against all in the Middle East.
E quindi per evitare che i paesi mediorientali che hanno questa forza possano contrapporsi agli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno investito nei conflitti, mettendo contro sciiti, sunniti, salafiti, sufi, i curdi contro i turchi. Yes, and even they forget about the enemy of US and even Israel. Israel. And people in the Middle East, they have forgotten even the enemy as United States and Israel. E quindi concentrandosi su questi conflitti la gente nel Medio Oriente si è dimenticata del nemico americano e anche del nemico israeliano. Also some words about refugees, so-called. Why Europe? Why they go to Europe but not Saudi Arabia and Gulf countries, very rich? I investigated this problem. Anche dal punto di vista del problema dei rifugiati, perché vanno in Europa e non ad esempio in Arabia Saudita? Ho studiato questo problema. I have the answer. There are three factors. E ho la risposta, ci sono tre fattori. In 2011, in the very beginning of the conflict, they know about the humanitarian catastrophe. All'inizio del 2011 loro già sapevano di questa catastrofe umanitaria. They invested money in construction refugee camps in Turkey and Jordan and says to Syrian people, go to Jordan and Turkey. Loro hanno investito soldi per la costruzione di campi profughi sin dal 2011 in Giordania e in Turchia e hanno detto ai siriani andate in Giordania e in Turchia. Then, why do they go to Europe? Because Saudi Arabia and all Gulf countries, ignoring 1951 UN refugee status declarations. So all countries signed this declaration, 1951, but Gulf countries, no, they don't have a status of refugee. Loro vengono in Europa perché gli stati del Golfo e l'Arabia Saudita e altri stati del Golfo non hanno firmato la dichiarazione la dichiarazione ONU del 1951 riguardo allo status di rifugiato. Loro non hanno questo status di rifugiato nei loro sistemi. Also they have very strict visa regime for Syrians, Libyans and people from other Arab countries. E hanno un sistema di concessione dei visti veramente ristretto verso i siriani, verso i siriani, i libanesi e tutti quelli. Libya, Egypt. La Libia, verso la gente della Libia, dell'Egitto, non concedono i visti facilmente. For example, refugees want to go to Saudi Arabia. They have to pass Jordan. Per esempio, se i rifugiati vogliono andare in Arabia Saudita devono passare dalla Giordania. But there are refugee camps sponsored by Saudi Arabia. Ma in Giordania ci sono campi profughi sponsorizzati dall'Arabia Saudita, pagati dall'Arabia Saudita. And they stopped just on the border. E quindi li fermano subito al confine. Refugees go to the European countries and slow the economic social development of the potential rival of the USA. Quindi i rifugiati vanno nei paesi dell'Unione Europea e diminuiscono quello che è il potenziale di sviluppo economico e sociale dell'Unione Europea, che sono rivali degli Stati Uniti. Then the same example, Ukraine, the construction of the European Union and the Russia cooperation. Lo stesso esempio si può dire dell'Ucraina, la distruzione della cooperazione tra Unione Europea e Russia. US and Europe recognized the revolution of 2014 in Ukraine as a democratic revolution. Sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea hanno riconosciuto la rivoluzione del 2014 in Ucraina come una rivoluzione democratica.
but it is non-profitable for the European Union because Ukraine is an important gas transition country, open way for instability. Ma questo non è conveniente per l'Unione Europea, visto che l'Ucraina è in un'importante posizione per quanto riguarda appunto la trasmissione di gas, e quindi questo apre una situazione di stabilità. Because tomorrow Ukraine can stop transportation of gas and Perché ad esempio domani stesso l'Ucraina può stoppare può stoppare il trasporto di gas verso l'Unione Europea. But European Union supports sanctions against Russia because of the values, because Russia is dictatorship, Ukraine is democracy. Ma l'Unione Europea supporta le sanzioni contro la Russia per una questione di valori. L'Unione Europea, la Russia è una dittatura mentre l'Ucraina è una democrazia. European Union rejects its national interests for values. Quindi l'Unione Europea rigetta i propri interessi nazionali per i valori, sempre tra virgolette. What we have in the result? Weakening Russia because of sanctions and the negative image. Quindi il risultato è un indebolimento della Russia sia per caso delle sanzioni e per causa di un'immagine negativa che si dà della Russia. Weakening Europe because of sanction and negative image of Europe in Russia. È altrettanto un indebolimento dell'Europa sempre per colpa delle sanzioni e di un'immagine negativa dell'Europa in Russia. No, and also weakening of the Ukraine, revolution, political instability, civil war, the construction of the old trade connections with Russia. È un indebolimento anche dell'Ucraina perché c'è rivoluzione, instabilità politica, guerra civile e la distruzione anche di vecchi e consolidati rapporti commerciali con la Russia. And who is the winner in this game? Chi è il vincitore in questo? I want to show you a picture about the economical relations between Russia and European Union and Russia and USA. Look. Vi sto mostrando una fotografia riguardo i rapporti commerciali tra la Russia e l'Unione Europea e Russia and USA. Tra la Russia e gli Stati Uniti. Approximately no relations between Russia and the United States. Praticamente non ci sono rapporti commerciali tra la Russia e gli Stati Uniti. And huge amount of money with Russia and Europe. E invece una grande quantità di denaro tra l'Europa e la Russia. But that is a map which was prepared in Austrian Institute. Questa è una mappa preparata da un economical research. Da un istituto austriaco di ricerca economica. But the yellow one is the amount of losses. La linea gialla è la quantità di perdite. And red circle is the amount of working place losses. Mentre il cerchio rosso è la quantità di posti di lavoro persi. Potential in sempre per colpa delle sanzioni. Potenzialmente alla fine del 2015, è uno studio di previsione. Germany number one, $30 billion. Germania numero uno, 30 miliardi di dollari. And 500,000 working places. E 500.000 posti di lavoro. Italy number two, $14.8 billion. 14. Mentre l'Italia al secondo posto, 14 miliardi di dollari persi. And 300,000 working places. E 300.000 posti di lavoro persi. That are the results of the sanctions. Questo è il risultato delle sanzioni. And what to do? So, what to do for us? What we can do in this situation? Cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare per noi in questa situazione? We have to oppose the chaos by construction ideas. Dobbiamo opporci a questo caos tramite idee costruttive, di ricostruire. The results of our integration can support us.
I risultati per i risultati che c'erano prima, grazie all'integrazione economica, possiamo usare i rapporti che avevamo prima per opporci al caos. In a conflict between national interest and values, we have to choose national interest. Let's do as the United States politicians do. Nel conflitto tra interesse nazionale e valori noi dobbiamo scegliere l'interesse nazionale. Guardiamo cosa fanno ad esempio i politici americani. We have to investigate new European integration and new globalization rules. Dobbiamo studiare, mettere a punto un nuovo tipo di integrazione europea e nuove regole alla globalizzazione. We have to invent new foreign policy towards Middle East for refugees, towards Russia and new refugees laws. Dobbiamo costruire un nuovo modello di politica estera verso il Medio Oriente, la Russia e nuove leggi per quanto riguarda i rifugiati. What looks like this. Thank you very much. Thank you very much for your translation. Spero abbiate capito, ho fatto un attimo. Comunque se qualcuno ha domande, se no passiamo, visto che siamo in ritardo, direttamente al discorso finale di Roberto.